Ciao amici, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi portiamo dentro un momento che ha stregato i media e i fan, una di quelle scene in cui un gesto, un respiro e una frase ben calibrata diventano materia di discussione nazionale. Sıla Turkoglu, al centro di voci sempre più insistenti sul suo rapporto con Ali Ibrahim Ceyhan, dopo mesi di speculazioni ha finalmente lasciato trapelare qualcosa. E lo ha fatto nel luogo più imprevedibile, dove ogni sguardo vale come una dichiarazione. Un grande aeroporto internazionale, con luci fredde, annunci che rimbalzano nell'aria e corridoi di solito tranquilli trasformati in un brulichio elettrico non appena lei è apparsa. Da tempo Sıla sceglie il silenzio, uno stile composto e fermo. Ha lasciato che le ipotesi corressero, ha vissuto lontana dalla polemica facile, ha preferito proteggere la sua vita privata chiudendo le porte, lasciando solo finestre piccole da cui filtravano riflessi, mai verità nude. Ma quella mattina, non appena ha varcato l'ingresso del terminal, ha capito che quel riservo sarebbe stato messo alla prova. In un istante i flash hanno cominciato a danzare come stelle impazzite, le voci dei giornalisti le sono cadute addosso a raffica, e il percorso verso il controllo passaporti è diventato un canale stretto attraversato dal fiume impetuoso della curiosità pubblica. Sıla era elegante in un modo disarmante, precisa ma non appariscente, con un cappotto sobrio che la faceva sembrare pronta a una fuga e, nello stesso tempo, impossibile da ignorare. Sul volto, una calma che pareva scolpita, una serenità che nascondeva tensioni sottili. Sorrideva, sì, ma quel sorriso era anche una barriera, una linea invisibile che divideva ciò che intendeva concedere da ciò che avrebbe difeso fino all'ultimo. Ogni passo, ogni gesto misurato, ogni pausa studiata. Negli ultimi mesi, chiunque frequentasse i social aveva visto salire di volume una teoria, un matrimonio segreto tra lei e Ali Ibrahim Ceyhan. Ogni apparizione di lei senza anelli evidenti veniva scomposta al microscopio, ogni post, ogni storia, ogni parola interpretata 1000 volte. E adesso eccola lì, direttamente davanti alle domande, a distanza ravvicinata. La domanda che ha bucato il brusio è arrivata secca, inevitabile. È vero che ha sposato Ali Ibrahim Ceyhan? Tutti si aspettavano il solito copione. Un grazie, un sorriso, un elegante rifiuto, e via. Ma Sıla, per una frazione di secondo, si è fermata. Ha respirato profondamente, ha lasciato affiorare un sorriso diverso, un po' più caldo ma anche attento, e ha regalato una frase che sembrava pensata per restare. Dopo mesi ho taciuto e ho lasciato che ognuno scrivesse la propria versione. Posso dirvi solo questo, nella mia vita non accade nulla senza che io ne sia consapevole. Una risposta che non dà l'acqua da bere, ma che spegne la sete per un momento, che ammette l'esistenza del fiume senza mostrare la sorgente. Una frase che, con la grazia di chi conosce il proprio mestiere e le regole del gioco, toglie forza alle ipotesi più fantasiose, e allo stesso tempo riafferma che la storia, se deve essere raccontata, la racconterà lei. Immediatamente, come accade quando un personaggio che ami sposta anche solo di 1 millimetro il suo confine, i fan si sono divisi. Conferma o diversivo? Ammissione o manifesto di indipendenza? Chi la conosce si è chiesto se quella fosse la sua maniera di dire ora basta, i tempi li decido io. Un altro cronista ha insistito. La sua relazione con Ali Ibrahim Ceyhan prosegue? State viaggiando insieme all'estero? E qui Sıla ha ritrovato quel tono misurato che la rende tanto magnetica. So che la curiosità è grande, ma qualche volta è meglio lasciare che le cose crescano da sole. In questo momento il mio cuore e la mia vita sono in un posto bellissimo. Il resto lo scoprirete presto. Nessun dettaglio, ma un raggio chiaro di felicità che trapela. Una promessa, forse. O una carezza gentile lasciata a chi la segue da anni, abbastanza forte da far vibrare l'attesa e abbastanza vaga da non incatenarla a un titolo. Nel giro di poche ore, le piattaforme digitali sono diventate un laboratorio di interpretazioni. C'era chi riascoltava il video rallentando l'audio, chi analizzava gli occhi per individuare quel baleno che tradisce un segreto, chi faceva il confronto con interviste passate. Molti hanno notato come Sıla, da un certo punto in avanti, abbia trasformato il suo silenzio in un attrezzo attivo. Non più un muro,
ma un sipario che può aprirsi quel tanto che basta far intuire la scenografia. È una strategia, non un rifiuto. Un modo per tenere insieme la cura di sé e il dialogo con chi la sostiene. E nell'intreccio si è inserita la voce di Halil Ibrahim Ceyhan, che di recente, a una domanda simile, aveva risposto con la misura di sempre. Non desidero parlare della mia vita privata, però sono felice. È bastato quello per aggiungere una vibrazione ulteriore al racconto. Due voci, ciascuna fedele al proprio stile, che non negano l'emozione e non si consegnano al clamore. Una felicità dichiarata senza tappeti rossi, allineata con la discrezione di entrambi. A dare sostanza a questo quadro è arrivata anche una confidenza, sussurrata da una persona che la conosce bene e che frequenta i set e i corridoi dove le notizie camminano prima di essere dette. Sla, ci è stato riferito, sta preparando grandi cambiamenti, professionali e personali. Non si tratta di mosse dettate dal pressing esterno, ma di scelte studiate con calma, che rispettano i suoi tempi e la proteggono da quella invasione a cui troppe donne dello spettacolo vengono sottoposte quando osano dire la parola felicità. Lei decide il momento e il modo, e rivendica una semplice verità: la gioia non è un trofeo da esporre, è una casa da custodire. E allora l'immagine dell'aeroporto prende un sapore nuovo. Non è soltanto un passaggio, un trolley che sfiora il pavimento lucido, un biglietto inserito in una fessura, un saluto con la mano. Quella presenza, con la sua compostezza e il suo messaggio calibrato, sembra il segno di una pagina che si gira. Un simbolo, forse, del fatto che Sla è pronta a raccontarsi alle sue condizioni, a dire io conduco questa storia. I più romantici hanno letto nelle sue parole un sigillo d'amore. I più scettici, una mossa di comunicazione per guadagnare tempo, chiarire, orientare. Ma tutti, perfino chi la osserva da lontano, hanno avvertito che qualcosa è cambiato. L'aria, vicino a lei, è diversa. Più calda. Più intensa. Anche l'idea del matrimonio segreto è tornata a galleggiare come una parola sospesa. C'è chi giura di aver notato, in un vecchio scatto, un anello passato inosservato, chi ricorda una fuga improvvisa dall'altra parte del confine, chi scommette che i due abbiano preferito proteggere il loro affetto nei giorni in cui era più fragile. Non ci sono prove, solo frammenti che si agganciano a desideri e paure. Eppure, ascoltando le frasi di Sla e quelle di Halil, è difficile non sentire un filo comune. Non un no, non un sì, ma un ritmo comune, un respiro condiviso, come se l'armonia che hanno mostrato sullo schermo avesse trovato un'eco, discreta e bella, nella vita reale. Il giorno dopo, alcuni testimoni hanno raccontato i dettagli della scena con precisione. Sla è arrivata presto, accompagnata da un assistente che sembrava pronto ad accorciare i tempi, ma quando ha visto i giornalisti non ha accelerato. Ha scelto di rallentare di un poco, come a dire non scappo, perché non ho niente da nascondere. L'ufficio stampa non ha inviato note ufficiali, e questo, per chi legge i segnali, significa una sola cosa: la comunicazione, quando ci sarà, sarà sua, personale, diretta. Non costruita, non spinta, non corretta. Così ha sempre lavorato, così sta scegliendo di farlo anche adesso. Mentre i commenti si moltiplicavano, un altro tassello è piombato nella conversazione. Si è ricordato che Halil, in una recente apparizione pubblica, aveva fatto una dichiarazione che ora acquista tutto un altro senso. Voglio che si parli del mio lavoro. Il resto rimane nel posto a cui appartiene. Non c'era sfida in quelle parole, c'era un invito a guardare dove le sue energie devono andare. Sembra quasi che i due, senza dirlo, abbiano firmato un patto. Proteggere ciò che è intimo, difendere il valore dell'arte, condividere solo il necessario. E all'improvviso, l'idea di un annuncio programmato, annunciato, sbandierato, appare distante dal loro modo di essere. Si torna, dunque, a quella frase che Sla ha pronunciato nel frastuono dell'aeroporto. Nella mia vita non accade nulla senza che io lo sappia. C'è dentro la sua storia, la fatica di farsi spazio senza rinunciare alla dolcezza, la capacità di attraversare il rumore con una qualità da cui molti dovrebbero imparare. Non smentisce e non conferma, ma decide.
Sposta di lato l'ossessione del dettaglio e mette al centro la sostanza. Dice che sarà lei a scrivere. È l'arte della risposta che non brucia i ponti e non costruisce muri, che tende una mano ai fan e al tempo stesso regge salda la porta della casa. C'è chi ha osservato che tutto questo, l'atterraggio in un aeroporto internazionale, lo sguardo verso i gate, la scelta di usare parole che restano, è un modo elegante per iniziare un nuovo capitolo. Che sia una conferma, un diversivo o un annuncio a tappe, quel passaggio ha segnato un prima e un dopo. Ha trasformato la speculazione in strategia, l'attesa in narrazione, il dubbio in attesa consapevole. E questa è la firma di Sla, la sua cifra. Non rinnega la curiosità del pubblico, ma le dà una forma. Non respinge i riflettori, ma li inclina in modo che non accecchino. A suo fianco, Halil sembra aver scelto la stessa postura, quella di chi non ha paura della verità ma vuole che sia detta nel modo giusto. Alla fine, c'è una certezza sola, che non ha bisogno di titoli a caratteri cubitali. In un'epoca in cui tutto corre, in cui il privato è spesso usato come moneta, Sla ha mostrato che il silenzio, quando diventa parola al momento giusto, ha una potenza speciale. E ha mostrato che la felicità, quando esiste, non ha bisogno di dimostrare. Si sente, si vede tra le righe, si indovina in una pausa lunga il tempo di un respiro. Per questo oggi i fan non chiedono soltanto un annuncio, chiedono un racconto, una storia che possa essere ascoltata senza violenza, con quel rispetto che lei ha saputo chiedere e che merita. Grazie per aver vissuto con noi questa analisi. Raccontateci cosa avete colto. Pensate che la frase di Sla sia una conferma intelligente di ciò che molti sospettano, o credete che sia un raffinato modo di proteggere il suo amore con Halil? Secondo voi il viaggio all'estero nasconde un progetto, una fuga romantica, o semplicemente una pausa necessaria? Fateci sapere tutto nei commenti, perché il dialogo che costruiamo insieme è la linfa di queste storie. E se volete restare aggiornati su ogni movimento del mondo dello spettacolo turco, iscrivetevi, mettete mi piace e attivate la campanella. Qui su Celebrita dalla Turchia continuiamo a seguire con attenzione ciò che conta davvero, senza perdere la magia del non detto. Restate con noi, perché questa vicenda non si ferma al gate. Che sia una pagina nuova o un capitolo già iniziato che ora vediamo meglio, la storia tra Sla Turkoglu e Halil Ibrahim Ceyhan ha quel passo morbido e luminoso che rende difficile distogliere lo sguardo. E quando due persone sanno prendersi per mano lontano dai clamori, ogni parola misurata diventa una promessa e ogni silenzio scelto una dichiarazione più forte di un urlo. Forse è questo che abbiamo visto in aeroporto. Forse è per questo che, oggi, l'attesa non è più confusione, ma musica. E la musica, si sa, svela senza dire, guida senza spingere, accompagna senza costringere. Come una storia d'amore che ha imparato a essere grande restando intima, e a essere vera restando gentile.